Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo facilissimo e delicatissimo orecchino, molto raffinato ed elegante e anche di facile esecuzione. Prima però di lasciarvi al materiale occorrente e dal tutorial, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Se vi è piaciuto in maniera particolare lasciatemi un hype. Io un orecchino l'ho già fatto, devo solo nascondere le codine, poi mettere la monachella e adesso andiamo a vedere come fare il secondo. Prima però vi elenco il materiale che ho utilizzato. Andremo a iniziare l'orecchino su una base di 10 mm, un centimetro, una piccola base rotonda. Avremo bisogno del filato. Ho usato questo filato gioiello dorato numero 6, quindi quello più sottile. Dopodiché avremo bisogno di cristalli da 6 mm, io ne ho usati 7 e ho scelto questi che sono sfumati, dal cipria all'ambra. Cristalli da 4, li ho presi in tonalità color cipria, in tutto ce ne vorranno 15 per orecchino, quindi i numeri che vi do dovete moltiplicarli per 2. Ovviamente avremo bisogno di monachelle, queste sono già 2. Un ago da lana eventualmente per nascondere le codine, ovviamente gli uncinetti, l'1,25 per la lavorazione e lo 0,6 per l'infilatura dei cristalli a rosario. Forbici, colla per bigiotteria. Iniziamo il lavoro. Prendo il mio filo, ne lascio un pezzetto, appoggio sopra la base, prendo l'uncinetto, quindi prima filo, dopo base, dopodiché uncinetto, entro, prendo il filo e lo blocco con una catenella. Dopodiché vado a rivestirla a punti bassi e io so già, perché ne ho già fatto uno, che con questa base, questo filato, questo uncinetto e la mia mano dovrò fare 18 punti bassi per coprire tutto questo anello. Quindi vado avanti finché sono arrivata a 18. Ovviamente mi tengo la codina parallela, così almeno non dovrò più nasconderla dopo. Realizzati i miei 18 punti bassi, vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto utile. Salgo con una catenella che non andrà a sostituire il mio primo punto basso, quindi rientro nello stesso punto di base dove ho chiuso quel punto bassissimo e faccio un punto basso. Allungo l'asola, vado a prendere un cristallo da 6 mm con uncinetto più piccolo, lo vado ad inserire e senza fare catenella per questo giro salto un punto di base, entro nel successivo con un punto basso, allungo di nuovo l'asola, vado a prendere il mio cristallo da 6 regolo il mio filo, salto un punto di base, entro in quello successivo e vado a fare un punto basso. Di nuovo allungo, prendo il cristallo, lo posiziono, regolo la mia asolina, salto un punto di base, entro nel successivo e faccio il punto basso, allungo, cambio un uncinetto, prendo il cristallo, lo inserisco, stringo, salto un punto di base, entro in quello dopo e faccio il punto basso. Di nuovo allungo,
cristallo, cambio, stringo, ops, niente catenella, salto un punto di base, entro nel successivo e faccio un punto basso e vado a inserire gli altri due cristalli Questo è il settimo e ultimo cristallo e sono andata a chiudere con un punto basso. Adesso a punti bassissimi raggiungo il prossimo cristallo, quindi entro nel punto successivo, faccio il punto bassissimo, in quello dopo faccio il punto bassissimo, in quello dopo ancora faccio il punto bassissimo, nell'ultimo faccio il punto bassissimo, dopodiché qui abbiamo il punto basso con la catenella di traverso, entro tra il punto basso e la catenella, faccio un ultimo punto bassissimo e abbiamo terminato il giro numero 1. Ora andremo a fare un archetto. Io so già che con questo uncinetto, questo filato, questi cristalli e la mia mano dovrò fare 5 catenelle più una iniziale, diventano 6, quindi una sta per il punto bassissimo e le altre 5 andranno a coprire il cristallo. Dopodiché entro nel punto basso che abbiamo fatto nel giro precedente e vado a fare un punto bassissimo. Dopodiché andremo ad inserire i cristalli, quelli più piccolini, a rosario, quindi allungo l'asola, vado a prendere il mio cristallino con l'uncinetto più sottile, lo inserisco, cambio l'uncinetto, lo blocco con una catenella, allungo, ne inserisco un secondo, cambio l'uncinetto, lo blocco con la catenella, allungo di nuovo, lo inserisco, lo blocco con la catenella, praticamente faremo un archetto con i cristalli. Entro nel punto basso tra i due cristalli successivi e vado a fare un punto bassissimo, dopodiché ripeto, cambio l'uncinetto, quindi riepilogando nel giro numero 1, quando abbiamo inserito il cristallo da 6 mm, andremo direttamente a fare il punto basso. Nel giro numero 2, quindi faremo un archetto di 3 cristalli e ognuno verrà bloccato con la catenella. Ed è il numero 2. Vado a prendere il numero 3, lo porto in sede, lo blocco con la catenella, entro tra i due cristalli successivi e lo blocco con
lo chiudo con un punto bassissimo e riprendo, allungo l'asola, prendo il cristallo numero 1, lo chiudo, riallungo l'asola, prendo il cristallo numero 2, chiudo anche lui, allungo l'asola, prendo il cristallo numero 3, lo chiudo, entro tra i due cristalli successivi con un punto bassissimo e vado a fare gli altri 2 archetti così con i cristalli inseriti, dopodiché ci vedremo per vedere come finire con l'ultimo archetto e chiudere. Ho inserito gli ultimi 3 cristalli che andranno a coprire il penultimo cristallo da 6 mm, quindi vado tra il penultimo e l'ultimo cristallo, vado a fare il mio punto bassissimo, dopodiché andrò a fare l'archetto che andrà a coprire il mio settimo cristallo da 6 mm, quindi vado a fare le mie 5 catenelle e vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto basso disponibile dopo il cristallo. Vado a fare un nodino di sicurezza, taglio il filo, sempre lasciandone un bel pezzettino per poi chiudere tutto. Praticamente il nostro orecchino è già fatto, questa foglia se vogliamo, che è carinissima, delicatissima. Ovviamente voi potete giocare con i colori, potete scegliere i colori dell'autunno, i colori sul bronzo, potete scegliere dei verdi. A me andava di usare questo colore cipria. Detto questo, vado a prendere il mio ago da lana, porto il filo sulla parte dietro del lavoro, vado a fare qualche punto asola, voi ovviamente se siete comodi con l'uncinetto va benissimo. E ne faccio un paio ancora. Da questa parte la codina iniziale l'ho portata dietro per il cerchietto, quindi prima di andarla a tagliare metterò un punto di colla, così come metterò un punto di colla anche sull'altro filo dopo che avrò fatto 2 o 3 nodini, e vado a ripetere l'operazione sull'altro. Ci vediamo quando ho terminato. Ed ecco gli orecchini finiti, un progettino facile, raffinato, ci vuole un po' di pazienza perché i cristalli sono infilati a rosario, ma comunque sicuramente è un progetto che è alla portata di tutti. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.